Bentornati in soffitta e benvenuti nel podcast dedicato alle bellissime B-movie girl che hanno reso grande il cinema italiano. Oggi parleremo di una svedese, ebbene sì, una svedese che ha conquistato il cuore del cinema italiano. Sto parlando naturalmente della bellissima Anita Strindberg. Anita Strindberg è una di quelle attrici che incarnano un'epoca, un'energia, una certa idea di cinema che oggi sembra, ahimè, perduta. Per me Anita è la quintessenza della femme fatale degli anni 70, sensuale, affascinante, ma anche incredibilmente talentuosa e versatile. Quando la vedi sullo schermo, e uso il presente perché i suoi film sono eterni, non puoi fare a meno di essere catturato dalla sua presenza. È come se avesse un magnetismo tutto suo, che trascende il tempo e lo spazio. E quindi, a voi appassionati del cinema di genere, vi invito a scoprire e riscoprire per la prima volta i film di Anita Strindberg. Sarà un viaggio nella bellezza, nella sensualità, ma anche nella complessità e nella profondità dei personaggi che ha interpretato. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle bellissime, come la nostra Anita Strindberg. Anita Strindberg, pseudonimo di Anita Hedberg, nasce a Stoccolma il 19 giugno del 1937. Dopo alcune apparizioni in film svedesi alla fine degli anni 50, Anita inizia la sua carriera in Italia nel thriller, lavorando con maestri come Lucio Fulci in Una lucertola con la pelle di luna del 1971. In quello stesso anno la vediamo in La coda dello scorpione di Sergio Martino, con il quale collaborerà nuovamente in Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io non la chiave. Accanto a lei la divina Edwige Fenech e Luigi Pistilli, un trio da applausi. E che cosa dire del suo contributo al genere del poliziottesco all'italiana? In un genere dominato dalla mascolinità, la Strindberg è stata in grado di far emergere una femminilità forte, complessa, lontana dagli stereotipi. Non era semplicemente la donna del protagonista, ma un personaggio a tutto tondo, con desideri, paure e ambizioni proprie. È un modello di ruolo che a mio avviso manca nel cinema odierno. E a questo proposito sono molto curioso di conoscere la tua opinione. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo fammelo sapere con un like. Nel 1972 Anita affianca George Lazenby in Chi l'ha vista morire di Aldo Lado. Questo film è un autentico gioiello, un must per gli amanti del genere del giallo all'italiana. Anita Strindberg non è solo un bellissimo viso o corpo da sogno, è un'attrice versatile, capace di spaziare dal thriller al poliziottesco, dall'horror al dramma. La sua interpretazione della bella di Thomas Milian in Milano odia, la polizia non può sparare di Umberto Lenzi è leggendaria. In questo film Anita ha dato un volto umano al genere del poliziottesco all'italiana, elevandolo a nuovi livelli. Ho sempre trovato affascinante il modo in cui Anita Strindberg riusciva a bilanciare sensualità e profondità, mostrando che una donna può essere sia sexy che intelligente, sia vulnerabile che forte. È un messaggio potente, specialmente in un'epoca in cui il ruolo delle donne nel cinema era molto più limitato di quanto non lo sia oggi. Nel 1974 Anita lavora con Alberto De Martino in L'Anticristo, interpretando la parte di Gretel. Ma la lista delle sue pellicole è lunga: Contratto carnale, La profanazione, L'uomo senza memoria, Diario segreto da un carcere femminile e molti altri. E come dimenticare il suo ultimo lavoro, Murder Obsession del 1981, accanto alla bellissima Laura Gemser di cui vi ho parlato anche in un altro podcast, andatelo a recuperare. Un film questo che segna la fine di una carriera illustre, ma che rimane impresso nella memoria di chi lo guarda. Questi film non sono solo rappresentativi del talento di Anita Strindberg, ma sono anche un viaggio nel cinema di genere italiano degli anni 70, oggi finalmente rivalutato anche dalla critica e da giovanissimi.
Personalmente trovo che il lavoro di Anita in questi film sia una testimonianza dell'audacia e dell'innovazione che caratterizzavano quel periodo. Ogni volta che guardo uno dei suoi film mi rendo conto di quanto fosse avanti nel suo tempo, di quanto fosse più di una semplice donna oggetto, ma una vera e propria artista. Dopo una carriera così variegata e interessante, Anita Strindberg si ritira dalle scene. La sua misteriosa scomparsa dalla scena pubblica aggiunge un ulteriore livello di fascino al suo mito. Dove sarà ora Anita Strindberg? Cosa avrà scelto di fare lontana dai riflettori? Di lei si sono perse le tracce e non sappiamo cosa faccia oggi. È come se fosse svanita, lasciandoci solo il ricordo di una donna incredibile e di un'artista completa. Ricordate sempre, il cinema è un'arte che vive attraverso le persone che lo fanno e lo guardano, e Anita è una di quelle persone che lo ha reso indimenticabile, e cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.